Bentornati su Dome of the Pops. Se siete nuovi, io sono Domenico, amo parlare di musica, ma sono qui soprattutto per parlare di Eurovision. Sono attualmente due gli stati che hanno già scelto il loro rappresentante per l'edizione del 2025. Se vi siete persi le mie reaction, andate subito a recuperare. Non sono qui oggi per fare una reaction perché per ascoltare la prossima canzone che verrà scelta bisognerà aspettare il 25 gennaio, ma sono qui per dirvi che ho creato una playlist dove ho raccolto 100 dei miei brani preferiti in assoluto dell'Eurovision, quindi sono qui per dirvi che farò una serie di 10 video assolutamente non richiesti da nessuno, dove ripercorreremo questa mia classifica dalla posizione numero 100 ovviamente alla posizione numero 1. Oggi iniziamo con le ultime 10 posizioni dalla 100 alla 91. Siete pronti? Andiamo! Se non ricordo male, questa qua fu la prima canzone a uscire l'anno scorso. Mi aveva colpito subito. Il video mi ricordava un pochino quello dell'entry dell'anno precedente, sto parlando di Evidamment, che, spoiler, troveremo un pochino più in alto in classifica. Slimane ha indubbiamente una bellissima voce, però diciamo che tendeva un pochino a strafare nel live, infatti non mi aveva convinto totalmente. Ripeto, bellissima voce, però anche meno. Nonostante tutto ciò, alla fine Slimane si è classificato quarto nella classifica finale. Un po' Up Down Punk di Bruno Mars, un po' Sax di Flower East, diciamo che era un po' un mix di cose già ascoltate questa canzone. All'epoca non avrei scommesso un euro su di lei, però nonostante ciò si è classificata decima nella finale. Se chiedete a me, una delle esibizioni più brutte dell'Eurovision. La canzone era carina, niente di speciale rispetto alle altre entry svedesi. Probabilmente oggi un entry del genere non si qualificherebbe per la finale. Per quanto riguarda la performance live, carina l'idea del tapirulan, un po' meno la realizzazione. C'erano dei ballerini insieme a lui, però i ballerini tutti sorridenti, lui sempre con la stessa faccia, forse troppo botox. Io adoravo questa canzone, anche se live lei non è che rendesse più di tanto, però la canzone era molto, molto carina. Nella performance c'era anche un dance break che, cioè, iconico ai livelli di Hilary Duff con With Love. 16° posto nella serata finale, per me meritava un pochino di più. Queste vibes anni 80 mi faranno sempre sognare, mi faranno sempre impazzire, avranno sempre un posto nel mio cuore. Lei è stata pazzesca, questa esibizione mi trasmette sempre un botto di energia. Non a caso quell'anno lei vinse l'Eurovision. Lei aveva già rappresentato la Germania nel 2010, aveva vinto l'Eurovision con un pezzo, non ricordo il titolo perché non mi piaceva la canzone, e rappresentò anche l'anno dopo, appunto il 2011, la Germania con questo pezzo che a me faceva impazzire e che si classificò solo decimo. Per me vinse ingiustamente nel 2010 e venne derubata malamente nel 2011. Andiamo avanti. Il messaggio di questa canzone è molto importante, mi auguro che venga fatto anche un revamp per questo pezzo.
Per me quell'anno doveva vincere lui, purtroppo però sappiamo come è andata a finire. Comunque terzo posto, immeritato perché appunto doveva vincere lui, anche se lo staging era un pochino horror, perché c'era lui su questo piedistallo dal quale poi scendeva, faceva un po' di giri sul palcoscenico. Considerando il fatto che avesse il microfono ad archetto, io speravo ci fosse una parte in cui ballava, però non è mai arrivata quella parte, quindi continuo ancora oggi a non capire il senso di quel microfono. Ok, quando uscì sto pezzo lo odiavo. La mia opinione è cambiata dopo aver visto i primi highlights delle prove. Quando ho ascoltato per intero la versione live mi hanno completamente conquistato. Questo mix di musica folk, country, che io generalmente odio, mi ha stregato. Loro live sono stati pazzeschi e sono contento che abbiano raggiunto comunque la top 10. Si sono classificati settimi quell'anno. Mi sono ritrovato all'interno di un ristorante moldavo, non lo so, con quel pezzo. Adoro. Quell'anno questa canzone era diventata la mia personalità insieme a un'altra canzone che non vi dirò qual è, perché è un pochino più in alto in classifica. L'esibizione era stata pazzesca, i ballerini, i fuochi, le fiamme, i fuochi d'artificio, tutto quanto. Nonostante ciò, 24esima posizione. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Abbiamo ripercorso le ultime 10 posizioni della mia classifica personale delle 100 canzoni che in assoluto preferisco dell'Eurovision. Se volete ascoltare in anteprima la mia playlist con tutte le 100 canzoni, vi metto il link in bio. Ci tenevo a ringraziare ancora una volta tutte le persone che si sono già iscritte al canale. Ci vediamo prestissimo con altre 10 posizioni della mia playlist, però ci vediamo anche per la prossima reaction, per la prossima canzone che verrà selezionata per l'Eurovision. Quindi appuntamento al 25 di gennaio con la canzone di Lussemburgo. Chi verrà scelto? Chissà. Alla prossima!